Fino a pochi anni fa, l'attenzione dei consumatori era concentrata su zuccheri, sale aggiunto e sul temibile olio di palma. Oggi invece, palestrati e non, si trovano di fronte a quella che, secondo me, è una minaccia ancora più insidiosa. I dolcificanti artificiali sono praticamente ovunque. Prodotti proteici, bibite zero, farine aromatizzate, crema di riso. Ma quali sono i principali? E quando fanno davvero male? In un regno dove lo zucchero è stato bandito, dall'ombra emerge un gruppo colorito. Niente foglie, canne e miele d'estate, ma formule arcane, magie studiate. Sucralosio, del gruppo El Cervello, porta 3 clori nel suo borsello. Acesulfame K, col suo nome da duro, ti lascia in bocca un amaro retrogusto. Aspartame, il più popolare, ha 2 aminoacidi che non vuol far scappare. Ciclamato, bandito e poi perdonato, figlio di tempi, dal dubbio velato. Eritritolo, gentile e discreto, non alza la glicemia, è un tipo perfetto. E così, nella danza dei finti sapori, giocano insieme, senza rancori. Se dai un'occhiata agli integratori o alla sezione zero zuccheri del supermercato, ti accorgerai che è difficile trovare qualcosa che non contenga almeno uno di loro. Sucralosio, aspartame, acesulfame, stevia, eritritolo, maltitolo. La lista è lunga. A questo punto mi chiedo, quanti di noi consumano quotidianamente questi prodotti, senza nemmeno rendersene conto? Le autorità sanitarie hanno stabilito dei limiti di sicurezza calcolati in base al peso corporeo. Fin qui nulla di nuovo, anzi, non voglio fare disinformazione né creare ulteriore allarmismo. Molti di noi sanno bene a cosa equivalgono quei valori e almeno in teoria non li superiamo. Però la vera domanda che voglio porvi oggi è la seguente. Non è che, a furia di consumare ogni giorno tutti questi prodotti, si rischia di raggiungere, senza accorgersene, il limite massimo raccomandato? Io stessa sono la prima a sostenere l'uso di questi alimenti. Sono convinta che 0 calorie è uguale a 0 problemi, soprattutto in estate o nelle occasioni sociali dove una bibita zero può aiutare a togliersi uno sfizio senza sensi di colpa. E se dopo averla consumata ce li avete ancora, forse è il caso di rivedere le frequentazioni, non le calorie. Tutti parlano dei dolcificanti con numeri, studi scientifici, dati e valori percentuali. Ed è giusto così. Ma penso che sia importante anche aggiungere un tassello umano alla questione. La consapevolezza, per me, è anche accorgersi del perché si usano certi prodotti. Durante i periodi di cut, ad esempio, i dolcificanti sono un salvavita, ma c'è chi si spinge ancora oltre. Farine d'avena aromatizzate, pre-workout, proteine dolcificate, integratori aromatizzati. Si rischia un consumo cronico cumulativo. Ed è qui che entra in gioco la consapevolezza individuale. Per chi fa uso di integratori, anche solo le proteine in polvere, consiglio di valutare prodotti senza edulcoranti. Per bibite come pre e intra-workout, tirate fuori il piccolo chimico che c'è in voi. Potete prepararvi i vostri mix partendo da materie prime non aromatizzate. Ed è proprio per questo che ho scelto di affiliarmi ad HSN, un brand che offre una linea di proteine senza edulcoranti, che uso ogni giorno. Inoltre, hanno una linea RAW che propone la materia prima senza additivi, senza aromi, senza nulla. Ho provato anche i loro aminoacidi essenziali e sì, sono amari, ma potete aromatizzarli voi, senza esagerare, mi raccomando. Se usate il codice SaraDeRosa, supporterete me e questo progetto. E tra l'altro ogni giorno ci sono nuovi prodotti in sconto, quindi fate del bene al vostro corpo e al vostro portafogli. Forse
Dovremmo anche provare a gustare le cose per quello che sono, senza per forza pretendere che tutto sia dolce, avvolgente, perfetto. Il gusto vero è ruvido, cattivo, ma sa regalare soddisfazioni durature. Personalmente trovo che il dolce dei dolcificanti sia troppo stucchevole e poco naturale. Una volta che inizi a ridurli, te ne accorgi subito. Un'altra riflessione che voglio condividere è che non è che molti usano i dolcificanti non per rendere la dieta più sostenibile, ma per continuare a nutrire la dipendenza dal gusto del dolce, dato che non si riesce a smettere con lo zucchero, lo si sostituisce con qualcos'altro. Non penso che sia una colpa, ma forse è il caso di rendersene conto. Un altro aspetto che mi sta molto a cuore è il concetto di educazione alimentare, che ho avuto la fortuna di ricevere fin da piccola alle elementari e che mi accompagna fino ad oggi. Sono dell'opinione che questo tipo di formazione, sin da quando siamo piccoli, può davvero fare la differenza. Leggere un'etichetta, riconoscere gli ingredienti, capire di cosa si ha davvero bisogno. Una cosa su cui purtroppo non ho potere, ma che mi piacerebbe molto vedere in futuro, è la dichiarazione del quantitativo preciso di dolcificanti nelle etichette nutrizionali. Anche se oggi sono elencate tra gli ingredienti, non ne conosciamo mai le dosi, un po' come accade con i polioli nelle gomme da masticare. Credo che sia utile avere più chiarezza anche negli altri alimenti. Voglio concludere questo video dicendo che per me questa non è una crociata contro i dolcificanti, è solo un invito alla consapevolezza. Usiamoli se vogliamo, approfittiamone se ci aiutano a restare in forma senza rinunce, ma impariamo a guardarli con occhio critico, a educare il nostro gusto. Il vero zero problemi non sta solo nel numero di calorie, ma anche nella libertà di scegliere con cognizione di causa.